Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Lancia Stratos, la regina dei rally. Il modello è in scala 1:8, l'edizione Centauria. L'uscita è la numero 89 delle 110 previste e la macchina, tra i tanti titoli, ha vinto il Rally di Monte Carlo nel 1976 con il pilota Sandro Munari, soprannominato il Drago, e il suo copilota Silvio Maiga. A Sandro Munari faccio tantissimi auguri nella speranza che possa stare meglio. So di lui che è malato e questo mi dà veramente tanta tristezza. Non l'ho mai incontrato personalmente, però l'ho sempre stimato come pilota e quando sentivo le interviste anche come carattere, come posso dirvi, come semplicità nella sua grandissima bravura, perché poi è un fenomeno. Lui la macchina la faceva andare anche se non andava, cioè, se la macchina non lo abbandonava, lui faceva di tutto per vincere, e infatti. E quindi io, seppur non lo conosco, mi permetto di dargli un grande abbraccio a lui e a tutti i suoi cari più cari. Spero di riuscire ad andarlo a trovare grazie a un mio iscritto che si chiama Giovanni. Me lo auguro tanto. Saluto anche voi, tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie di continuare a contribuire a dare vita al canale. E alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Questa è la parte destra, abbiamo montato la parte sinistra, quindi è lo stesso procedimento. All'interno abbiamo questo bellissimo pezzo, tutto in metallo. Abbiamo la finta serratura, la cerniera a scatto in plastica. Questa invece è un'unghia in metallo, lo chiamano gancio ma è un'unghia in metallo. La piastra di supporto, 3 serie di viti, 2 ad avvitare nella plastica, eccole qui. Mi raccomando, hanno lo stesso passo ma sono differenti come lunghezza. Non mi mettete la NP dove ci va la MP, altrimenti spezzerete, lo romperete il pezzo, quindi fate attenzione a non confondere. E la terza serie di vite SM da avvitare nel metallo. Il metallo in questo caso è molto tenero, non c'è stato nessuno bisogno di mettere alcun lubrificante per fare scorrere meglio le viti. Mi sono creato i filetti ma a secco. Sono andato ad avvitarmi una vite SM qui e qui. Poi ho preso questa e sono andato a mettermi una vite NP, quelle più lunghe. Sono andato ad avvitarmela qui e poi ho preso una vite MP e sono andato a crearmi l'invito qui. Ho preso questo pezzo, l'ho inserito, scusatemi, e l'ho estratto più volte. Perché? Perché se doveste intervenire un giorno e questo entra veramente in maniera molto precisa, rischiereste di
danneggiarlo per andare poi ad intervenire a svitare queste viti. È difficile se avete avvitato tutto bene e avete incollato tutti i tubi, però qualora ce ne fosse la necessità saprete così che tutto sarà molto più semplice e non rovinerete alcun pezzo, anche perché questo è in plastica. Adesso vado a mettermi l'unghia qui, mi svito la vite SM, questa, ringrazio anche tutte le persone che hanno condiviso i miei video. L'altra settimana sono stati 30 i video condivisi, io vi ringrazio. Questo va messo così. No. Adesso io non vorrei campare scuse in aria, però certe foto sono veramente fuorvianti, è impossibile metterlo così per ragioni di logica, perché vedete, questo deve andare così. Nella foto sembrava al contrario, però insomma ve ne accorgete come ho fatto io. Se vi siete creati i filetti vi basterà girare il cacciavite al contrario. Non appena sentirete il click sarete certi che la vite ha preso perfettamente il filetto e non creerete mai alcun danno al metallo. Avete sentito? Perfetto. Io lo sposto sempre dalle traverse qui, solo da qui prendo il modello e dalla traversa metallica sotto al cofano anteriore. Allora, proviamo prima l'unghia. Io direi che è perfetta. Sì, sono sempre più emozionato quando monto quest'auto, perché seppur per vie traverse l'ho vissuta quando ero piccolino, che la vedevo circolare in Val d'Aosta e c'era un'officina che si chiama Ferrato e c'è ancora, che le preparava in una via che si chiama Via Boison, che porta al Tesolin in Valle d'Aosta, e gli anni dovevano essere, se non ricordo male, 73-74. Abbiate pazienza, sono del 66, non mi ricordo tutto bene. E quando sentivo il suono di questo Ferrari Dino, perché il motore è un Ferrari Dino a 6 cilindri, e l'ho risentito riprodotto qui con la scheda elettronica, ho detto è lui, è una riproduzione impeccabile. Allora, andiamo avanti. Adesso prendo questo, mi rimuovo la vite NP, questo lo inserisco così, ecco, e avvito. Non abbiate fretta di avvitare questa vite, perché se non avete inserito bene questo,
quando avvitate rompete l'occhiolo, quindi quando avete fatto i primi 2 giri fate questo lavoro e vedete se lui esce. Se esce non l'avete inserito bene. Bene, a questo punto posso andare a svitare quest'altra vite qua dietro, la MP. Questo lo metto così perché abbiamo qui lo scasso e qui il segmento. Ecco. Perfetto. Adesso sono andato ad avvitarmi una vite SM qui per crearmi il filetto. Vado a rimuovermi anche questa dietro, che sarà quella che poi verrà avvitata qui, vedete, in questo foro. Qua, però da sotto, come abbiamo fatto l'altra volta. State attenti allo specchietto perché è facile danneggiarlo, mi raccomando, attenzione. No, non mettiamolo ancora questo, anzi non stringiamo neanche troppo, perché un minimo di gioco ci può aiutare per mettere la vite internamente, ok? Quindi adesso la devo mettere con le ruote in su. Io devo lavorare di là, quindi prendo questo, lo prendo così il modello, vedete le traverse in metallo, adesso vi faccio vedere. Ovviamente fate attenzione a centrare il pezzo sotto, voi potete anche mettere semplicemente del pluriball. Ho preso da qui e da quella che avete visto prima sopra. Adesso stiamo lavorando su quest'altra qui, devo mettere la vite SM che sto cercando e non la trovo. Sì, ne ho una qui, però dov'è la vite? Aspettate. Qui non c'è. Va bene, prenderò questa, poi uscirà fuori. Prendo un cacciavite con il manico più lungo. Devo andare ad avvitarla qui.
in questo foro, aspettate, ecco, qua. L'ultimo che c'è qui, su questa traversa del telaio. Sicuramente dovete crearvi il filetto. Io prima la faccio entrare diritta perché ho creato il filetto. E poi avvito. Chissà quanti di voi, e parlo di quelli che potevano farla e non l'hanno fatta, si sono pentiti di non averla fatta quest'auto, perché io ve l'ho detto dall'inizio, ragazzi, se potete, è ovvio, solo se potete, perché non è obbligatorio, fatela perché ne vale la pena. Un attimo che controllo sotto che il polistirolo non si sia spostato, perché c'è poi il parabrezza, ci mancherebbe solo che si rompesse quello. Bene, adesso, visto che ci sono, vi faccio vedere anche la macchina da sotto. Ovviamente è dedicato a chi non ha fatto questo modello. Ecco qui. Adesso posso stringere quella vite che ho lasciato un po' lenta qua sotto. E metto il mio pezzo. Il pezzo deve rimanere così fuori. Mamma mia che bella, ragazzi. Ma poi guardate la perfezione delle linee. Ho preparato un video in merito a questo. Diversi di voi mi hanno chiesto appunto come ottenerlo, dove potermi aiutare, però ancora non lo so fare. È preparato già il video, ma non so metterlo in abbonamento, non sono capace. Ecco qui. Andiamo ad aprire la portiera, vediamo che tutto funzioni a meraviglia. Portiera, basta mettere l'unghia qua sotto, abbassarla un po' per far uscire dal gradino e lei si apre. Eccola qui. Cosa volete più di questo? Queste scritte ROM che vedete sono tagliate, le ho messe soltanto perché ci devo lavorare sopra, ma come potete vedere il bianco non si staccherà mai più. Mai più. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari, un saluto anche dal mio Michelangelo, che in questo video non è venuto, mentre in quello che ho fatto prima dell'Audi 4 sì. Che spettacolo, che meraviglia, che meraviglia. Grazie sempre del vostro prezioso tempo e mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Ciao a tutti ragazzi.